Questa è una storia magica. La protagonista della storia è una farfalla. La farfalla non è piccola, la farfalla è molto grande. È una farfalla speciale. Guardiamo la farfalla. Quali sono i suoi colori? La farfalla è scura, ma ha colori bellissimi. Il corpo della farfalla è nero. Le ali sono grandi. Le ali sono di colore blu scuro e verde scuro. Ma c'è un altro colore. C'è il colore arancione. Le linee arancioni sono molto belle. Le linee arancioni sono luminose. Sembrano piccole luci nella notte. La farfalla si chiama Notte. Si chiama Notte perché ama il buio. Le altre farfalle volano di giorno, le altre farfalle amano il sole giallo. La farfalla Notte no. Lei dorme di giorno e vola di notte. Lei è felice quando il cielo è nero. Dove vive la farfalla Notte? Lei vive in un posto molto bello, vive nella natura. C'è una grande foresta. Nella foresta ci sono molti alberi. Gli alberi sono alti e verdi. Sono alberi di pino. Ci sono anche piccole piante e foglie. In basso, vicino alla terra, ci sono delle rocce. Le rocce sono di colore rosso e arancione, come le ali della farfalla. Dietro la foresta ci sono le montagne. Le montagne sono molto grandi e alte. Le montagne sono di colore verde, blu e grigio. In cima alle montagne c'è la neve. La neve è bianca e fredda. La farfalla Notte guarda le montagne e pensa: il mio mondo è bellissimo. Ora è sera. Il sole va giù. Il cielo non è più azzurro. Il cielo diventa blu scuro. Ci sono le stelle nel cielo. Le stelle sono piccole e bianche. Poi arriva la luna. La luna è al centro del cielo. La luna è rotonda, è grande e bianca. È una luna piena. La luce della luna illumina la foresta, illumina gli alberi verdi, illumina la neve bianca sulle montagne alte. La farfalla Notte si sveglia. Lei apre le sue grandi ali blu e arancioni. Guarda la grande luna bianca. «Ciao luna», dice la farfalla. La luna non parla, ma la sua luce è calda e bella. La farfalla è pronta per volare. La farfalla Notte vola. Vola piano, non vola veloce. L'aria è fresca. Non fa molto caldo e non fa molto freddo. È una notte perfetta. La farfalla vola sopra gli alberi. Vede la foresta dall'alto. Tutto è silenzioso. È l'ora di dormire per molti animali. La farfalla vede un uccellino. L'uccellino è piccolo e marrone. L'uccellino dorme su un ramo dell'albero. «Buonanotte, uccellino», pensa la farfalla. Poi la farfalla vola più in basso. Vede un fiume. L'acqua del fiume è fredda e blu. L'acqua fa un piccolo rumore. Shh, shh. Vicino al fiume c'è un orso. L'orso è grande e nero. Anche l'orso dorme. «Buonanotte, orso», pensa la farfalla. Tutti dormono. Solo la farfalla Notte e la luna bianca sono sveglie. Ma c'è qualcuno che non dorme. Vicino alla foresta c'è una piccola casa. La casa è di legno. Ha una porta e 2 finestre. Nella casa c'è un bambino.
Il bambino si chiama Luca. Luca ha 8 anni. Luca ha i capelli neri e gli occhi grandi. Questa notte Luca non ha sonno, non vuole dormire. Luca è nel suo letto, ma i suoi occhi sono aperti. Luca si alza dal letto, va alla finestra, guarda fuori, guarda la notte. Luca vede le montagne, vede la neve bianca sulla montagna, vede gli alberi scuri della foresta, vede il cielo blu scuro e la grande luna bianca rotonda. Che bella notte, dice Luca. All'improvviso Luca vede qualcosa. Vede una cosa che vola. Non è un uccellino, non è un pipistrello, è molto grande, ha dei colori bellissimi. Luca guarda bene. È una farfalla, dice, ma è grandissima. Luca apre la finestra. L'aria fresca entra nella camera. Luca non ha freddo, è troppo curioso. La farfalla notte vede la casa, vede la luce della finestra, vede il bambino. La farfalla vola verso la finestra, vola piano piano. Ora la farfalla è vicino a Luca. Luca è molto felice. Guarda i colori della farfalla. Vede il blu, il verde scuro e le linee arancioni. Le linee arancioni brillano sotto la luce della luna. «Ciao, farfalla», dice Luca a bassa voce per non svegliare i suoi genitori. «Sei bellissima. Come ti chiami?» La farfalla non può parlare, ovviamente, ma si ferma sul davanzale della finestra, chiude e apre le sue grandi ali. Su, giù, su, giù. Luca non può uscire di casa. È notte ed è piccolo, ma può fare una passeggiata con i suoi occhi. La farfalla vola via dalla finestra, ma non va lontano. Vola a destra e Luca guarda a destra. Vola a sinistra e Luca guarda a sinistra. La farfalla vola verso un grande albero di pino. Luca guarda l'albero. La farfalla vola verso la montagna con la neve. Luca guarda la montagna. La farfalla vola verso le rocce arancioni in basso. Luca guarda le rocce. Sembra un gioco. La farfalla mostra a Luca la sua casa, mostra la foresta di notte. Luca capisce che la notte non è brutta. La notte non fa paura. La notte è un posto tranquillo e magico. La farfalla notte vola verso il centro della foresta. Lì c'è uno spazio aperto. Non ci sono alberi alti, c'è solo erba verde e un fiore. Questo fiore è speciale. È un fiore che si apre solo di notte, quando c'è la luna piena. Il fiore è grande e bianco, proprio come la luna. La farfalla si posa sul fiore bianco. Le sue ali scure e arancioni sono perfette sul fiore bianco. È un'immagine bellissima. Luca vede questa scena dalla sua finestra. I suoi occhi sono aperti e felici. La farfalla beve il nettare dolce del fiore. Ha fame dopo aver volato tanto. Mangia in silenzio. Il mondo intorno a lei è in pace. Dopo un po' di tempo, Luca sbaia. Ora è molto stanco. I suoi occhi si chiudono. Il viaggio magico con la farfalla è finito.
Grazie, bella farfalla, dice Luca. Ora devo dormire. Buonanotte. Luca chiude la finestra, torna nel suo letto, mette la testa sul cuscino bianco. In 2 minuti Luca dorme. Fa dei sogni bellissimi. Sogna di avere delle grandi ali blu e arancioni e di volare sopra le montagne. Anche la farfalla notte ha finito il suo viaggio. Ha bevuto dal fiore bianco, ha salutato il suo nuovo amico bambino. Il cielo comincia a cambiare colore. Non è più blu scuro, diventa blu chiaro, poi diventa un po' viola, poi rosa. La luna bianca scompare piano piano. È la mattina. Arriva il sole giallo e caldo. Gli animali della foresta si svegliano. L'uccellino marrone apre gli occhi e canta cip cip cip. L'orso nero si alza e cammina verso il fiume per bere l'acqua. Le altre farfalle, le farfalle piccole e gialle, iniziano a volare nel cielo azzurro. Ma la farfalla notte è stanca. La luce del sole è troppo forte per lei. Lei ama l'oscurità e la luna. La farfalla cerca un posto tranquillo. Trova un grande albero con molte foglie verdi. Si mette sotto una foglia grande, all'ombra. La farfalla chiude le sue ali grandi. Il colore arancione ora non si vede solo il colore scuro. Così gli altri animali non la vedono. Lei è al sicuro. La farfalla notte dormirà tutto il giorno mentre il sole è alto nel cielo. Dormirà fino alla prossima notte, quando il cielo sarà di nuovo blu scuro e la grande luna bianca tornerà a illuminare la foresta magica. Domanda per te, rispondi nei commenti. La farfalla di questa storia è grande, blu e arancione e vola di notte. E tu? Qual è il tuo animale preferito e di che colore è?